Shivaya, benvenuta, benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo satsanga cercheremo la fonte del coraggio. Continuate a seguirci. Nella vita il coraggio è un elemento fondamentale. Occorre trovare il coraggio ogni volta che affrontiamo la paura. Senza paura il coraggio è inutile, ma quando la paura ci attanaglia abbiamo necessità di scoprire la fonte del coraggio dentro di noi. Dobbiamo assolutamente trovare il metodo per affrontare le paure. Non è così facile. Molte persone rimangono bloccate di fronte alle loro paure e non riescono ad affrontarle durante tutta la loro vita. Alcune paure sembrano così spaventose, così terribili, da non riuscire neanche per una volta a pensare di riuscire a superarle. Eppure, queste paure spesso sono fantasie, sono un parto della mente che decide di bloccarci per qualcosa che non abbiamo mai sperimentato. Mi viene in mente la paura dell'aereo. Moltissime persone si rifiutano di salire su un aereo immaginando chissà quali catastrofi, quando in realtà gli aerei sono ormai abbastanza sicuri. Se volate con una linea aerea che spende il proprio denaro nella manutenzione degli aeromobili, scoprirete che il volo è un'esperienza piacevole e potete recarvi velocemente in molte parti del mondo senza perdere tempo e soprattutto senza lunghi e pericolosi viaggi. Ma per riuscire a salire su un aereo e affrontare un decollo e un atterraggio, le persone a volte hanno necessità di trovare un coraggio straordinario, perché il commento da parte di un genitore o un'idea o una impressione di insicurezza può bloccare una persona dal fare un'esperienza. In questo caso occorre trovare la fonte del coraggio dentro di noi. E come possiamo fare? Ci sono molti metodi per fare questo. Ci può essere un metodo mentale, cercando di ragionare su quella che è l'esperienza e su quelli che sono i risultati delle esperienze di altre persone che hanno vissuto questo avvenimento, ci può essere d'aiuto, ma a volte questo non è sufficiente. Occorre andare a lavorare ancora più profondamente. A volte queste paure hanno un'origine antica. Immagino coloro che temono l'incontro con un serpente. È saggezza avere un certo grado di paura per avvicinarsi a un animale sconosciuto oppure a un animale selvatico. Bisognerebbe sempre evitare questo tipo di incontri che non sono saggi, ma a volte sono inevitabili. E allora cosa fare di fronte a un incontro del genere? Se nel corso di una vita passata avete avuto la disavventura di essere morsi da un serpente, è molto probabile che anche nella vita attuale l'incontro con un tale animale non sia di vostro gradimento e qualcosa dentro di voi scatta immediatamente al solo pensiero. Allo stesso tempo ci sono persone che temono di incontrare altri tipi di animali e che quindi questo diventa un blocco nell'affrontare situazioni che possono accadere nella vita. Che cosa si può fare a quel punto? Vi suggerisco una chiave di lettura che può essere anche una soluzione. Intendo dire, su Shiva Shakti TV potete trovare una raccolta di mantra molto utili. Tra questi potreste utilizzare il mantra del coraggio. È un mantra che ha un grande effetto sul piano dello sviluppo e del rafforzamento del terzo chakra, che è il chakra legato al coraggio e che combatte la paura. Il mantra del coraggio, cantato ripetutamente,
può consentire di affrontare le situazioni difficili o rischiose che siete costretti ad affrontare, ma anche situazioni meno impegnative, come può essere un esame o un'interrogazione, richiedono a volte una parte in più di forza, di energia e di coraggio per poterla affrontare al meglio. Il mantra del coraggio vi può dare questo aiuto, questo sostegno. Sia io che altri monaci e altri allievi abbiamo provato spesso il mantra del coraggio in situazioni in cui il coraggio era necessario. In queste occasioni abbiamo sperimentato il suo potere e la sua forza. Cantate il mantra del coraggio interiormente, concentrandovi sul terzo chakra. Vi accorgerete del suo potere e della sua forza che vi consentiranno di affrontare al meglio le situazioni che dovete vivere. Il karma in questo senso non ha molta comprensione, è spesso automatico e quindi ciò che dobbiamo affrontare per imparare una lezione ci viene imposto senza tante cortesie. È necessario avere la forza e la determinazione in certi momenti della vita. Come fare a trovare questo potere? Dovete andare dentro di voi, non potete trovarlo all'esterno. Sebbene delle persone possono incoraggiarvi e coloro che provano affetto e amore per voi vi siano accanto, questo significa soltanto che dovrete comunque affrontare voi stessi l'esperienza. Recarsi in ospedale per un piccolo o un grande intervento chirurgico vi può mettere di fronte a dubbi e paure, ma quando non ci sono alternative dovete affrontare per forza certi eventi nella vita, il coraggio è essenziale. Allenatevi a sviluppare il coraggio perché anche sul sentiero spirituale il coraggio è indispensabile. Una delle paure più grandi che toccano un po' tutti è la paura del cambiamento. Cambiare è spaventoso per molte persone perché significa affrontare l'ignoto, significa affrontare i fantasmi della propria vita e le incertezze che il futuro può portare. Un cambiamento può essere radicale oppure può essere anche minimo. Molte persone temono il cambiamento. Anche in questo caso il mantra del coraggio può esservi di grande aiuto. Potreste trovare quella forza che aggiungerà quel piccolo potere e quell'ammontare di energia necessario per riuscire a superare la prova e affrontare quello che vi aspetta con maggior forza, con maggior determinazione. Usate gli strumenti che vengono forniti, sono strumenti preziosi, sebbene possiate pensare che offerti gratuitamente non abbiano un valore così importante, posso assicurarvi che ciò che trovate su Shiva Shakti TV ha un grande valore sul piano spirituale ma anche sul piano pratico. Per lottare spesso abbiamo bisogno di armi interiori che sono indispensabili per affrontare la nostra prova della vita. In questo senso dovete assolutamente cercare di essere preparati e pronti in modo da poter affrontare con coraggio ciò che giunge. Il coraggio è un potere straordinario, è l'antidoto alla paura. Senza la paura il coraggio non è necessario, ma quando la paura cerca di bloccarvi dovete analizzarla per capire se ha una ragione oppure se è una fantasia della mente. In entrambi i casi potreste essere costretti a dover affrontare quella paura. Affrontatela con coraggio per superarla, per superare la prova e quindi essere in grado di andare oltre e non dover più incontrare un'esperienza che potrebbe essere traumatica.
Affrontate le difficoltà della vita, non fuggite davanti a esse. Se fuggite una volta, fuggirete per sempre. Se invece affrontate una volta le vostre paure, imparerete che spesso le paure sono fatte di niente. Sono giochi della mente che cercano di impedirvi di ottenere il risultato che desiderate. Il coraggio è la medicina che cura la paura. Il coraggio è quello che vi vaccina contro paure future. Sviluppate il coraggio, affrontate voi stessi, mettetevi alla prova. Non abbiate timore di affrontare le difficoltà. Sicuramente alcune persone temono alcune situazioni legate al fatto che non si fidano della forza del loro corpo o della forza della loro mente, della potenza della loro energia o dell'elevatezza del loro spirito. Ma queste sono tutte cose a cui potete porre rimedio. Potete iniziare ad allenarvi per acquisire maggiore sicurezza in voi stessi, così come potete stimolare la vostra mente per renderla in grado di superare quelle mancanze e quelle debolezze che sono poi alla fine le vostre mancanze e le vostre debolezze. Allo stesso modo, lavorando sulla vostra energia, potete avere la forza, il carburante necessario per poter affrontare qualunque prova. E certamente, anche se menzionato per ultimo, la cosa più importante è lo spirito. Elevate la vostra anima al contatto con Dio. Una volta che avrete incontrato Dio, non ci sarà spazio per nessuna paura. La vera fede è fede in Dio e quando possedete la vera fede non avete paura di nulla che possa capitarvi, perché fede e fiducia vanno insieme. Fiducia verso Dio significa essere sicuri della verità, che Dio è sempre al vostro fianco e vi aiuta costantemente. Con un alleato potente come il Divino, di cosa potreste essere spaventati? Quale paura potrebbe avere potere su di voi? Le paure hanno potere solo se glielo concedete voi. Non date forza alle vostre paure col pensiero negativo. Non date forza alle paure continuando ad alimentarle pensando che esse siano vere. Nella maggior parte dei casi sono illusioni. Siate forti e cercate la soluzione ai vostri problemi. Nessuno vi può aiutare se voi stessi non decidete di aiutarvi. Quindi siate forti, siate il vostro primo alleato, colui su cui potete contare ogni volta che ce ne sarà bisogno. Non ne arrendetevi. Il fatto di continuare a lottare e a resistere è una grande qualità dello spirito. Continuate a lottare fino alla vittoria. Vi ringrazio per essere stati con noi e spero che continuerete a seguire questo canale, a sostenerlo e a non far mancare il vostro appoggio. Per favore, aiutateci a diffondere questo canale e a sostenerlo nel futuro e continuate a seguire i nostri video. Om Namah Shivaya.